Benvenuti cari amici oggi ad un nuovo appuntamento del canale Passione Stilografiche. Dopo l'ultima recensione della Lambitu 3088 stilografica retrattile economica, oggi recensiremo una stilografica di un marchio prestigioso italiano, del marchio Fiorentino Stipula, di cui abbiamo recensito sia la Stipula Speed ma anche qualche tipologia di inchiostro. Un marchio che non è diciamo nato all'inizio del Novecento, ma è stato fondato nel 1973 da Renzo Salvadori. La stilografica di oggi è una stilografica che nel corso del tempo ha avuto delle rivisitazioni in vari modelli. Ne parliamo della stipula passaporto. Allora, questa che recensiremo oggi, di cui ho visto che in Italia non ci sono molte recensioni, è una stilografica chiamata per l'appunto passaporto super leggera. Voglio leggervi insomma quello che è scritto in pratica qua nel bigliettino della confezione che arriva insieme alla stilografica, in cui c'è scritto che Superleggera Stipula è una penna tascabile di elevata maneggevolezza e altissima capacità di inchiostro, dotata di un sistema di compensazione degli sbalzi di pressione atmosferica per maggiore sicurezza ad alta quota. Per caricare la penna si seguono le istruzioni. Comunque è una stilografica eyedropper, ossia vuol dire che eyedropper che l'inchiostro viene inserito direttamente nel flusso della stilografica, non ci sono cartucce. E, in questo caso questa versione in pratica è trasparente, di demonstrator, permette di vedere la quantità dell'inchiostro. Qua appunto specifica di svitare il flusso della penna rotando in senso antiorario, poi di versare l'inchiostro della fialetta o con il contagocce fino a riempire il flusso della penna o di sotto la linea la guarnizione nera. Poi di pulire con un'eventuale in pratica salviettina eventuali sbavature di inchiostro e poi sigillare il fusto riavvitando completamente la sezione del pennino. Allora, è graziosa la confezione in metallo, ricorda parecchio la confezione della Caveco, specialmente della Sport. È interamente in metallo, una confezione davvero graziosa, all'interno della quale qua viene impresso il marchio, cioè il modello della stilografica con la scritta super leggera, e all'interno della confezione troviamo la stilografica, un contagocce in vetro con la parte finale in gomma e poi due graziosi in pratica contenitori di inchiostro che con un sistema facile anche da aprire, che permettono in pratica di avere, di portare dietro con sé delle quantità di inchiostro da inserire nella stilografica. Infatti diciamo che la stipula passaporto è più è una stilografica progettata diciamo per essere una stilografica da viaggio, piccolina, comoda da portare con sé. E infatti questo modello realizzato con una resina chiamata avionica è denominato appunto super leggera perché è una stilografica leggerissima. Allora, inizialmente la Stipula realizzava questa stilografica con delle parti in metallo, come per esempio questa parte qua era realizzata in metallo, oppure anche questa parte qua era realizzata in metallo. Invece io ho notato, diciamo, che non so, magari per renderla ancora più leggera o per contenere i costi, che questa parte è realizzata in plastica. Questo è un rivestimento in plastica, non so se riuscite a vedere che si vede anche la parte di giunzione. Vediamo se si riesce a vedere. Penso di sì. C'è una parte di giunzione in pratica di questa parte circolare plastica, e questa è pure in plastica. Da questo il fatto che sia una stilografica molto molto leggera. Una cosa insomma che è stata, diciamo, non è mai stata forse presente perché nei modelli precedenti, innanzitutto è scomparsa, diciamo, rispetto ai modelli precedenti la fogliolina che era presente qua ad indicare insomma il marchio stipula. Una cosa diciamo che non è presente è la clip.
Cioè, perché dovete stare attento perché questa stilografica potrebbe ruotare nel tavolo e cadere. In assenza della clip, diciamo che è una mancanza, diciamo, importante di una stilografica, però il fatto che viene concepita una stilografica da viaggio, una stilografica da tenere in tasca, la clip poteva insomma dare fastidio. Il pennino è un pennino in acciaio, un classico pennino della stipula, che se si comporta sulla carta come quello della Speed, devo dire che è uno dei migliori pennini, insomma, che io abbia trovato finora. Questo è diverso rispetto a quello della Speed e andremo a vedere, insomma, come si comporta. Allora, in Italia di questa stilografica non ho trovato recensioni, devo essere sincero. Ho visionato alcune recensioni estere e soprattutto ho letto parecchi forum. Sono stato titubante fino all'ultimo sull'acquisto perché diciamo che molti lamentavano il fatto che queste diciamo filettature per avvitare il tappo sia nella parte anteriore che nel fusto della stilografica erano abbastanza diciamo non erano fatte bene. Però devo dire che la parte finora diciamo queste filettature mi sono sembrate adeguate. C'è da andare a vedere insomma per quanto riguarda le filettature che, della parte del fusto che deve contenere l'inchiostro, perché nell'eyedropper succede che se queste guarnizioni non sono ben realizzate ci possono essere perdite di inchiostro. Ora, alcuni hanno lamentato, diciamo, in alcuni forum delle perdite di inchiostro e io l'ho comprato appunto perché voglio andare a verificare se in realtà è un problema, diciamo, di queste stilografiche oppure se invece sono stati dei casi rari che poi alcuni hanno risolto o con del grasso siliconico oppure mettendo del Teflon nella filettatura. Andiamo a vedere le dimensioni di questa stilografica perché ha diciamo delle dimensioni molto contenute ed è una stilografica appunto da viaggio, da portare sempre facilmente con sé. Ha anche un sistema per gli sbalzi di pressione in aereo, almeno così come dichiara la stipula. Allora, da chiusa la stilografica misura poco più di 9 cm, perciò sono delle dimensioni molto molto contenute. Da utilizzare, io consiglio di utilizzarla con il cappuccio calzato ed avvitato, perché il cappuccio si avvita alla fine del fusto. Allora, con il cappuccio calzato, la stilografica misura quasi 12 cm e mezzo, poco più di 12 cm e di conseguenza questo diciamo denota il fatto che è una stilografica davvero contenuta e leggerissima, è davvero leggera da tenere in mano. Allora, che dire, giustamente ho letto in parecchi forum lamentele delle differenze costruttive tra questo modello e i modelli precedenti della stipula passaporto che erano realizzati in metallo, però voglio comunque spezzare una freccia in favore del marchio stipula perché posso capire magari che le stilografiche dei modelli precedenti erano più robuste, avevano la fogliolina della stipula ed erano, come dire, avevano un senso di robustezza maggiore, però per essere una stilografica da portare sempre con sé, una delle caratteristiche che deve avere una stilografica è appunto la leggerezza. E questa è una stilografica per l'appunto leggerissima. Non nascondo che molto probabilmente queste differenze rispetto ai modelli precedenti siano state fatte per una questione anche di risparmio, per contenere costi, però ci sono anche dei pregi legati insomma al fatto della leggerezza. Togliere il metallo a una stilografica di queste dimensioni vuol dire sì diminuire il fattore robustezza, ma aumentare il fattore portabilità di una stilografica che è appunto concepita per essere una stilografica da viaggio. Allora, un attimo di pazienza che provvederemo a caricare questa stilografica. Ora sceglierò l'inchiostro che intendo utilizzare
Non utilizzerò la pipetta in dotazione in vetro, ma utilizzerò una pipetta che ho già, che ho già utilizzato e inizieremo così la nostra prova di scrittura. Passiamo dunque a caricare questo stilografico utilizzando una pipetta che già ho utilizzato altre volte e caricandola con un inchiostro della Pelican e precisamente il Blue Black, di cui poi faremo successivamente una recensione per quanto riguarda la serie di recensioni dedicata agli inchiostri. Allora, svitiamo il fusto. Innanzitutto devo dire che c'è una guarnizione, un O-ring, soltanto un O-ring, ma che oppone una sua certa resistenza. E questo diciamo che è qualcosa di positivo perché vuol dire che comunque questo O-ring ha una certa tenuta. C'è pure un bel po' di giri di filettatura. Allora, uniamoci di un fazzolettino per eventuali perdite di inchiostro per poter che ci possono comunque essere normalmente nel caricamento. Questo è un inchiostro blu black che diciamo che è un misto tra il blu e il nero, una tonalità un pochettino spenta rispetto magari al blu black della Waterman che è più tendente al blu. Questo è un inchiostro che tende un po' più al grigio. Da parecchio tempo che non lo utilizzo. Vedete qua, l'eyedropper funziona così che andiamo a mettere l'inchiostro direttamente nella penna stilografica. Non ne carico tantissimo perché per la prova di scrittura e la prova dell'inchiostro non è proprio, non ce ne vuole tantissimo. Oh, oh. Ed abbiamo fatto un mezzo guaio. Allora, andiamo a richiudere la stilografica. L'O-ring sembra essere abbastanza sigillare abbastanza bene, diciamo, il flusso della stilografico. Lo andremo a vedere adesso appena proveremo la stilografica stessa. Attendiamo qualche secondo che l'inchiostro fluisce nel pennino. Addirittura sembrava poco, ma in realtà già abbastanza quasi diciamo, mezzo serbatoio è riempito. E già l'inchiostro è arrivato alla punta della stilografica e di conseguenza possiamo procedere alla prova di scrittura. Devo dire che, dipendentemente dal fatto che abbiamo avuto un problema con la goccia di inchiostro che è caduta, se avviciniamo la boccettina un po' di più e carichiamo la stilografica, si evita pure di sporcare rispetto ad altri sistemi di caricamento come quello a pistone e devo dire che è pure più pulito, si sporca meno con questo sistema di caricamento. Bene, adesso che abbiamo caricato questa bellissima stilografica, procederemo alla prova di scrittura per valutarne le bontà del pennino. Bene, cari amici, adesso siamo pronti per iniziare una prova di scrittura con questa stipula passaporto super leggera realizzata in resina avionica. Prova di scrittura stilografica stipula
passaporto super leggera. Ho dimenticato a dirvi che il pennino che utilizzeremo con questa stipola passaporto è un pennino medium. Allora, questa è una prova di scrittura con la stilografica della stipula, modello passaporto super leggera con pennino medio in acciaio. Si nota subito che il pennino è molto scorrevole, che il flusso di inchiostro è abbondante e che scorre morbido sul foglio di carta. Allora, innanzitutto, sin dalle prime battute, vi posso dire che a me sembra comunque un pennino un po' più spesso di un medium. Andiamo a vedere il flusso di inchiostro ed è, diciamo, non traspare il foglio di carta, siamo proprio al limite. E il pennino, diciamo che è abbastanza morbido. Devo dire che tutti i pennini della stipula sono, finora, almeno quelli che ho utilizzato io, sono davvero realizzati abbastanza bene. Sono pennini di alta qualità e sono molto scorrevoli sul foglio di carta. Il flusso di inchiostro è davvero abbondante, come si può vedere. Tempi di asciugatura. Andiamo a vedere, diciamo, in quanto asciuga questo inchiostro. Vediamo se in 5 secondi. Sì, in 5 secondi, diciamo, siamo già in un buon livello di asciugatura. Andiamo a vedere se ci sono situazioni di skipping. E posso dirvi che questo pennino è davvero un ottimo pennino. È un po' un pelino, secondo me, più spesso del medium. Però davvero sulla carta si comporta davvero bene. Da queste prime battute potete vedere anche la tonalità di questo inchiostro, questo Blue Black della Pelican, che è un inchiostro che tende di più al nero e non al blu. È un grigio scuro, potremmo definirlo. Allora, adesso passiamo alla prova di scrittura veloce, che è quella che noi interessa per quanto riguarda l'utilizzo della stilografica per la firma di documenti importanti e quella prova, insomma, che avvicina la stilografica alla perfezione e ad essere del tutto simile, insomma, come prestazioni ad una biro, insomma, ad essere una penna di tutti i giorni. Un'altra prova che volevo fare è la prova di scrittura con pennino capovolto. E devo dire che anche dall'altro lato del pennino la stilografica ha un ottimo flusso di inchiostro e scrive in maniera costante. Ma dal punto di vista dei pennini, devo dire che per me la stipula produce dei pennini eccezionali. L'ho notato subito nella Speed e si nota subito in questa passaporto. Allora, siamo pronti per iniziare questa prova di scrittura veloce. Guardate qua. Stilografica e il pennino alla prova veloce è davvero eccezionale. Che dire, insomma, lasciando stare il fatto della qualità costruttiva, che ci possono essere obiezioni sul fatto che
completamente realizzata in plastica e che anche queste due parti lucide siano realizzate anch'esse in plastica. Però devo dire che dal punto di vista della scrittura, dal punto di vista della quantità di inchiostro che può essere portata con sé e che è caricata nella stilografica, anche se magari la stilografica viene portata vuota, ma poi diciamo riempita utilizzando questi appositi contenitori di inchiostro che sono davvero, come si nota, abbastanza comodi da portare dietro. Devo dire che è una stilografica, insomma, che per i viaggiatori non può mancare nella propria collezione. Il sistema, diciamo, questo fatto alla stipula per quanto riguarda gli sbalzi di pressione in aereo, devo dirvi che non lo so. Io è capitato una volta che per sbaglio ho portato una stilografica con me carica di inchiostro su un volo e alla fine è successo in pratica il finimondo. È uscito l'inchiostro dal gruppo Pennino per lo sbalzo di pressione, era una stilografica a Santuffo e ho avuto qualche problema perché ha macchiato un bel po' di cose. Se questo sistema, diciamo, della stipula funziona veramente, è una cosa innovativa e da tenere in considerazione per chi appunto è un viaggiatore e non vuole rinunciare in nessun modo all'utilizzo delle stilografiche. Allora, abbiamo finito questa prova di scrittura e devo dire che con soddisfazione e vorrei passare insomma ad attribuire i singoli voti. Passiamo finalmente ad attribuire voti a questa stilografica. Andiamo ad attribuire i singoli voti e poi il nostro voto complessivo. Allora, dal punto di vista, io inizierei subito dalla parte, diciamo, dal migliore, il settore migliore, insomma, di questa stilografica, che è il pennino. Gruppo pennino barra scrittura. E qui io personalmente non posso che non dargli un 10. Il pennino è qualcosa di eccezionale in questa stilografica. Per quanto riguarda il bilanciamento, io gli do un bel 9 perché la stilografica è leggera al punto giusto. Magari può sembrare realizzato in una plastica economica, ma l'obiettivo di questa stilografica è per l'appunto la portabilità. Per quanto riguarda, allora abbiamo parlato pennino scrittura e bilanciamento 9, il peso gli diamo qui anche un bel 9. L'unico dubbio che ho io è per quanto riguarda questa parte in plastica, che così come in altre stilografiche, siccome non ha scanalature, con la mano sudata può tendere a scivolare, però la stilografica è leggera e questo fenomeno si attenua. E il fatto che non è in metallo da questo punto di vista è un fattore ancora diciamo più positivo, perché il metallo tende a scivolare di più. Allora, abbiamo dato un voto al pennino, al gruppo scrittura 10, al bilanciamento 9, al peso 9 e al sistema di carica, che finora almeno non ha avuto perdite di infiltrazione di inchiostro oppure perdite, ma un sistema di carica che per me, notato la facilità con cui, avendo diciamo una pipetta, un contagocce, una facilità insomma di caricare la stilografica, e anche il fatto che ha una grande capienza e di conseguenza per me il sistema di carica è un 9. E per quanto riguarda la capienza di inchiostro, anche questo è un 9. Perfetto. Allora, diciamo che nonostante è tutto comunque proporzionato anche al prezzo di acquisto. Io ho visto in alcuni store che i modelli precedenti di questa stilografica, con realizzazioni in metallo, il doppio O-ring, perché il modello precedente aveva il doppio O-ring e la fogliolina nella stipula,
avevano un costo insomma che si aggira, se tuttora li volete acquistare, intorno agli 80 euro, 70-80 euro. Questa è una stilografica che trovate al di sotto dei 30 euro e di conseguenza diciamo è tutto proporzionato. Questa è una stilografica appunto super leggera che scrive benissimo con sistema di carico ai dropper, ma proporzionata al costo. I materiali di costruzione, questa diciamo realizzato interamente in plastica, hanno permesso di ridurre notevolmente il costo di questa stilografica e di conseguenza sotto i 30 euro è sicuramente un acquisto da valutare per inserirla nella propria collezione. Ho notato che per quanto riguarda il catalogo, l'enorme catalogo di penne realizzate dalla Stipula, perché la Stipula realizza anche penne retrattili, realizza stilografiche molto pure costose. E devo dire che nel catalogo non è presente solo la stipula passaporto superleggera, ma è ancora presente la stipula passaporto, quella in metallo con la fogliolina, realizzata prima di questa. Ed è possibilmente, magari è possibile trovarla ancora nuova e in commercio. Allora, io il voto che do a questa stilografica è un voto che sicuramente è pienamente meritato e la prima recensione penso che viene fatta in Italia di questa stilografica e gli do un bellissimo 9. Un 9 tendente al 9,5, perciò è un 9 più. Una stilografica che sicuramente vi consiglio di provare. Una stilografica che è davvero una stilografica da viaggio. Il fatto che c'è questa filettatura qui permette di avvitare il cappuccio e di tenerlo saldo alla fine della stilografica, anche perché con la stilografica senza cappuccio non è facile scrivere, è un pochettino scomodo. Invece con il cappuccio raggiunge la lunghezza adeguata ed una buona maneggevolezza. Che dire, io personalmente dico che questo 9 più è abbastanza meritato. Non sono d'accordo con, però rispetto diciamo le recensioni di altri che hanno diciamo sminuito notevolmente questa stilografica, dicendo che addirittura quelle delle Moomin economiche sono migliori. Però devo dire che fino ad ora, poi vi aggiornerò se ci saranno problemi per quanto riguarda infiltrazione di inchiostro nella parte di chiusura dell'O-ring. Per quanto mi riguarda, per me questa stilografica, per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, è una stilografica sicuramente da avere o da provare almeno una volta, perché sotto i 30 euro ci può stare di avere una stilografica interamente realizzata in plastica. Ma con un pennino comunque di tutto rispetto, perché io personalmente senza nulla togliere al marchio Moomin di cui ho qualche stilografica, devo dire che i pennini della stipula finora provati sono un top di gamma, sono tra i migliori pennini che ho provato per penne stilografiche. Magari hanno un tratto che è diverso rispetto a quello insomma di altri marchi, di quello occidentale, perché il tratto medium è un tratto un po' più spesso rispetto a quello che si trova in altre stilografiche occidentali. Che dire, io è una stilografica che consiglio, è una stilografica che mi ha entusiasmato perché quello che bisogna anche dire è che una stilografica deve entusiasmare. La leggerezza in certi versi è un pregio. Sicuramente non sarà una stilografica ultra resistente perché magari è una stilografica delicata, però la sua leggerezza e la sua bontà di scrittura sono dei pregi a cui non si può sicuramente rinunciare. Bene, cari amici, non mi dilungo oltre anche perché questa recensione è durata parecchio, però sono contento di aver recensito una stilografica di cui in Italia non è facile trovare le recensioni. E vi saluto e vi do appuntamento presto per una nuova recensione del canale Passione Stilografiche.